Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi parliamo della parola nonostante, sempre in seguito a un quiz che ho pubblicato nella sezione community del mio canale. Vi ho chiesto di completare questa frase. Ieri pomeriggio, nonostante, sono andata a correre al parco. Le opzioni erano due. Pioveva, all'imperfetto indicativo, piovesse, all'imperfetto congiuntivo. Solo il 42% ha risposto correttamente, scegliendo il verbo all'imperfetto congiuntivo. Ebbene sì, perché la congiunzione nonostante è seguita dal congiuntivo se decidiamo di usare un verbo, perché non è obbligatorio usare un verbo dopo la congiunzione nonostante. Possiamo anche decidere di usare un sostantivo, un nome. E adesso vedremo tantissimi esempi di queste due situazioni, di questi due casi linguistici. Prima però vorrei parlare di nonostante. Che cos'è grammaticalmente? Può essere una congiunzione concessiva se introduce una frase subordinata al congiuntivo, quindi indica un fatto che non ha impedito l'azione della frase principale. Nonostante significa anche se. Nonostante, però, può anche essere una preposizione, se la parola è seguita da un sostantivo, da un nome. Quindi, per esempio, io avrei anche potuto dire ieri pomeriggio, nonostante la pioggia, sono andata a correre al parco. Possiamo decidere di esprimerci come preferiamo. Possiamo dire ieri pomeriggio, nonostante piovesse, sono andata a correre al parco, oppure ieri pomeriggio, nonostante la pioggia, sono andata a correre al parco. Ovviamente nel quiz le opzioni erano due e quello che volevo in questo caso testare era la scelta del tempo verbale, però sappiate che c'è anche la possibilità di usare un sostantivo. Perché in questo caso ho usato l'imperfetto congiuntivo? È una questione di concordanza dei tempi, perché il verbo della frase principale è al passato. Sono andata. Il verbo è al passato prossimo e di conseguenza bisogna adattare gli altri tempi verbali secondo la concordanza dei tempi. Ho parlato della concordanza dei tempi in una serie di video, il cui link vi lascio nella descrizione del video qui sotto. Allora, vorrei dedicare la restante parte del video di oggi agli esempi in contesto. Quindi non semplicemente frasi che mi invento io, ma titoli di giornale, estratti di interviste, proprio per vedere la grammatica in contesto, nel contesto della lingua parlata. Inizierei dagli esempi dell'uso della congiunzione nonostante seguita da un verbo al congiuntivo. Va bene? Il primo esempio è questo, tratto da un articolo di giornale dell'8 ottobre 2025 che ho trovato su quotidianosportivo.net. Parla di una sconfitta nel contesto di un torneo di tennis. E il titolo dice: il duo, quindi la coppia, non riesce a conquistare la vittoria
nonostante abbia messo a segno più punti. Nonostante abbia messo a segno più punti. Mettere a segno significa segnare. Quindi il duo non riesce a conquistare la vittoria nonostante abbia segnato più punti. Quindi qui vedete che la congiunzione concessiva nonostante è seguita dal verbo mettere a segno. Qual è il tempo verbale qui? Qui il verbo è al passato congiuntivo. Poi un altro esempio è il testo della canzone che si intitola La rondine di Mango. Se seguite il Festival di Sanremo, sapete che questa canzone è stata cantata durante la quarta serata, se non sbaglio, da Angelina Mango, che è la figlia di Mango. È una canzone molto bella, molto emozionante e l'elemento linguistico che ci interessa si trova nel ritornello, che dice: nonostante tu sia la mia rondine andata via, sei il mio volo a metà, sei il mio passo nel vuoto. Quindi nonostante tu sia. Sia è il verbo essere al congiuntivo presente. Nonostante tu sia la mia rondine andata via. Vi invito ad ascoltare questa canzone e la cosa che mi piace di trovare questi elementi grammaticali nelle canzoni è che la canzone vi rimane poi in testa e quindi è più facile memorizzare un elemento grammaticale. Vediamo invece adesso un esempio, anzi 2 esempi. Vediamo adesso altri 2 esempi, però questa volta dell'uso di nonostante seguito da un sostantivo. In questo caso vediamo un video. La frase che ci interessa è questa: volevo farti i complimenti, nonostante i risultati, nonostante le cadute nelle ultime gare. Ciao Pecco, ciao. Senti, io volevo farti i complimenti, nonostante i risultati e nonostante le cadute delle ultime gare, perché un pilota con il tuo curriculum che dà il 100% e che si prende dei rischi e che si sdraia con la moto, secondo me è qualcosa di molto bello. Come vedete si tratta di un'intervista e il cronista gli dice: vorrei farti i complimenti nonostante i risultati, nonostante le cadute delle ultime gare. Quindi che cosa significa? Significa che anche se hai perso le ultime gare, anche se sei caduto durante le ultime gare, vorrei comunque farti i complimenti. Un altro esempio dell'uso di nonostante seguito da sostantivi è questo articolo. Nonostante incertezze e dazi, il Chianti classico si continua a vendere nei volumi normali. E abbiamo anche l'esempio video, in cui dice la stessa cosa in maniera leggermente diversa, però ascoltiamo. Noi chiaramente preferiremo mercati senza dazi, però ci dobbiamo fare i conti e comunque insomma ecco, i volumi di vendita si stanno confermando, quindi vuol dire che nonostante questo clima di incertezza dei mesi estivi, nonostante questo clima di incertezza dei mesi estivi e i dazi attualmente in vigore, insomma il Chianti Classico è un vino che si continua a vendere. Il Chianti Classico è un vino che si continua a vendere. Vi lascerò i link a tutte queste risorse nella descrizione del video qui sotto, così potete riascoltarle con i vostri tempi quando volete. Adesso vorrei farvi vedere 2 titoli di articoli che parlano della stessa notizia e c'è l'uso di nonostante in queste 2 possibilità. Quindi in uno troviamo nonostante
seguito da un sostantivo, mentre nell'altro titolo troviamo nonostante seguito da un verbo al congiuntivo. In questo caso questi due articoli ci fanno capire che questi due usi di nonostante sono estremamente comuni nella lingua che parliamo tutti i giorni e si equivalgono. Quindi scegliere uno o scegliere l'altro non fa differenza. Il primo titolo è questo. Siamo ad Alghero, in Sardegna. Tenta di salire sul volo per Roma nonostante i domiciliari. Un arresto ad Alghero. Il secondo titolo è il seguente. Alghero tenta di imbarcarsi su un volo per Roma nonostante fosse ai domiciliari, arrestato dai carabinieri. I domiciliari che cosa sono? Quando una persona viene arrestata ma non viene messa in carcere, viene messa ai domiciliari, quindi deve restare dentro casa e non può uscire per nessun motivo. Si chiamano arresti domiciliari. Qui abbiamo due versioni della stessa cosa, nonostante i domiciliari in un titolo, nonostante fosse ai domiciliari nell'altro titolo. Questo è tutto per la lezione di oggi. Spero che ora sia più chiaro l'uso della parola nonostante. Se avete dubbi, domande o suggerimenti da fare, la sezione dei commenti qui sotto è a vostra disposizione. Io vi ringrazio per aver guardato anche questa lezione e vi do appuntamento alla prossima. A presto! Ciao!